Today we're in Ghivizzano in Tuscany to see how Bazzone prosciutto is made. Bazzone actually gets its name from its shape. Local producers say that it resembles a chin. It's a prosciutto with a chin. That is because of the way that it's cut. But apart from the joke, this actually makes this prosciutto one of the biggest that you can find in Tuscany and in Italy. Now the prosciuttos can weigh up to 20 kilos, and centuries ago when the practice started, they used to weigh up to 30. We are behind the Apuan Alps, a very different landscape than the Tuscany that you're used to see. There are no olive trees here, there are no plains, and actually the local populations have learned to sustain themselves through farming and through transforming the animals and using every part of the animal possible. Si utilizzava il grasso in cucina del maiale, quindi si usava la parte della bazza, che è la parte grassa, si sente più il sapore del grasso, il nocciolato, e il grasso lì, che è un grasso di lunga stagionatura, si utilizzava per esempio nei minestroni di farro, oppure per fare i soffritti, venivano come insaporitore utilizzato, non c'era l'olio da queste parti. Elso and his brother Davide run one of the only two companies in Tuscany making prosciutto Bazzone. They produce around 150 hams a year and cure them for up to 5 years in the cellars of a medieval castle. Il pezzo in fondo, qua comincia la pancetta e praticamente è la parte finale della pancetta. Sono maiali allevati in semibrado per circa un anno di vita, alimentati in maniera tradizionale senza mangimi. Nel senso, abbiamo la fortuna di avere tanti scarti di lavorazione, tra cui lo scarto di lavorazione dei caseifici, lo scarto della lavorazione del farro. Col tempo ovviamente la carne acquisisce qualità e soprattutto fa copertura di grasso. Il grasso col tempo si infiltra anche nelle parti magre, che è quello che poi gli garantirà la lunga stagionatura. Quindi dov'è la bazza? Questo assomiglia a un mento, che in dialetto noi si chiama bazza. Okay. E quindi dal nome semplicemente prende Bazzone perché è il prosciutto col mento. Se il taglio Parma è rifilato corto così, noi ovviamente lasciamo questo pezzo qui in più. C'era anche un detto una volta, diceva che il garfagnino scarpe grosse e cervello fino, perché ti vendeva un pezzo di pancetta al pezzo di prosciutto, capito? Che era un pezzo di prodotto meno di valore. Di quanto pesa questo pezzo? Un prosciutto così, grosso modo, lo pesiamo, sono intorno ai 20 kg. The Bazzone wasn't invented to impress buyers, though. That extra chin meant the ham could cure for much longer, giving families more to eat when they had nothing else left. After a 5-year cure, the ham would lose about 30% of its original weight. After hanging for 7 days to drain its liquids, the ham is salted. Elso uses unrefined sea salt from Trapani in Sicily, renowned for its high mineral content. Noi usiamo questo che è molto soffice come vedete, circa il 2,7% del peso del prosciutto, quindi questo prosciutto è intorno ai 20 kg, qua ho a disposizione 100-150 grammi. Questo sale qua praticamente sarà un 20-25% di più e viene utilizzato quindi però in proporzione minore rispetto a un sale normale. Ha un costo maggiore, si parla di circa circa €1,20 al chilo contro 30 centesimi, un sale industriale chimico, usato chimicamente. Però questo è un sale da fioro che viene da fiore sul mare e viene raccolto. Come vedete si vedono anche delle impurità, come qua, ecco, si vede l'impurità, ecco. Prima facciamo la parte che viene scoperta, diciamo, quindi non la parte della cotenna. Cerchiamo di farlo specialmente in questa parte qui, c'è più carne, che c'è possibile anche infiltrazioni. Dopodiché, diciamo, come vedete il sale è quasi tutto stato utilizzato. Lo mettiamo qua, noi li mettiamo un pochino sulla parte superiore. Facciamo anche un massaggio sulla parte della cotenna. Questo perché? Questo è importante perché sennò questa parte qua, diciamo, deve avere un processo anche questa di asciugatura. So, questa parte qua rischierebbe poi di non conservarsi bene, diciamo così.
Once coated and sold, the prosciutto begins its curing journey in this cold room, where it stays for 20 days, roughly 1 day per kilogram. Production is limited though, and when I visited, there were no hams at this stage. Instead, Elso showed me these pork shoulders, called bazzette. È stata messa sotto sale, come vedete, con le spezie in questo caso. Anche. La bazzetta, che voi vedete che ha perso acqua, vedete l'acqua di prosciugatura, e adesso questa qui praticamente è quasi pronta per essere appesa a stagionare. La stessa cosa succederà con Per il prosciutto, solita cosa, sono la medesima cosa. L'acqua, guarda, si vede proprio l'acqua qua. Questa cos'è? Sono i liquidi? Sono i liquidi che sta perdendo la spalla, sta perdendo i liquidi e come vedete qua giù in fondo c'è diversa acqua, vedete giù c'è diversa acqua. Quindi è un processo naturale, normale. Processo naturale, vedete qua, più giù andiamo più acqua c'è, vedete? Sì. È la parte proprio che sta perdendo quel sale, che cosa fa? Penetrando nelle carni praticamente rilascia la parte acquosa. Come si diceva prima, prosciutto deve da prosciugare, quindi sotto sale vuol dire. Guarda. Si fa freschino. Quanti gradi Sì, ci sono? 1 grado. Un grado. 1 grado. Oh! 1 grado e Sì, mezzo. freschino, però il profumo di questi salamini ci salva. Then the hams move to a warmer room, where they will stay for 10 to 12 months. The temperature here is around 18 degrees Celsius with 50% humidity. As you can see, there are no hams here either, but we can enjoy the sight of other products the brothers make. They'll tell us more about those later in the video. For now, it's time to visit the medieval convent in the village of Ghivizzano. E qua a sinistra c'è la via Subsala, quella dove ci sono tutte le cantine delle vecchie suore, tra cui c'è la stagionatura nostra qua. Questi corridoi noi per portare qua usiamo o dei carrelli o se abbiamo messo su un piccolo apino 50, perché se no non ci si entra qua e si entra fino giù in fondo fino a scaricare i prosciutti. Il grosso vantaggio è che qua rimane la temperatura da inverno a estate, c'è 1,5 gradi di differenza, perché siamo sottoterra, siamo atterrati. Non siamo esposti direttamente neanche al irraggiamento del sole perché c'è le mura che lo difendono, sì. E poi c'è un riciclo d'aria naturale che noi abbiamo cercato di sfruttare e valorizzare. Here the environment is cave-like, with low temperatures and high humidity to keep the meat soft. At around 1 year of age, the hams are coated in a mix of pork fat, pepper and flour. Davide is adding this coat to protect the meat and keep it tender. Cominciamo dalle parti più delicate che sono intorno all'osso, è proprio protetto. E poi ovviamente devo ricoprire tutta la superficie del prosciutto con questo grasso in maniera che lo protegga e lo ammorbidisca, perché esternamente sennò ovviamente terrebbe a seccare in maniera ulteriore e magari poco gradevole per noi, perché poi dopo avremo delle differenze tra la parte esterna e la parte interna. Però a noi ci interessa invece che sia abbondante perché lo deve mantenere morbido. Sì, crea praticamente una patina bianca. Esatto. Cioè una patina grassa che poi piano piano viene anche assorbita dal prosciutto. Davide will come back every few months to wash off and reapply the lard, until the hams stop producing this white mold here, which means they have expelled all their moisture. Questo qua sono un 22 febbraio 2024, quindi ha poco più di un anno, e diciamo questo qui la settimana prossima verrà lavato e risciugnato di nuovo. He also inspects each ham for any foul smells. Che viene usato l'osso di cavallo, che è molto poroso lo spillo per fare la spillatura,
e ti permette di sentire, diciamo così, i vari odori. Ma perché? Perché questo non danneggia il prosciutto? Questo non danneggia il prosciutto, esatto. I più allenati riescono anche a sentire se il prosciutto è più o meno dolce. Si sente molto bene. Si piglia sulla femorale, dove ci potrebbe rimanere il sangue, quindi potrebbe dare cattivo odore. Si mette, si toglie fuori e si ispira molto lentamente. Per pulirlo, di solito dall'odore che ha avuto prima, si passa nel grasso. E il grasso ha un odore neutro, ok? Dopodiché si spilla fra l'osso e l'anchetta, ok? E poi si spilla sotto l'anchetta. E qui c'è un triangolino d'osso dove praticamente si poggiava l'osso femorale, che sono punti più diciamo difficili. L'importante è richiudere il buco, che non rimangano i buchi aperti. Si sente molto bene se ha un odore o proprio di putrefazione di carne asciuppata, che quindi vorrebbe dire che o ha preso male il sale per motivo di lavorazione o per motivo anche di carne, che potrebbe avere un difetto in sé, quindi per cui è meno propensa a prendere sale nella usa tempistica, ok? Oppure proprio difetti di ematomi, ci potrà rimanere il sangue nella femorale, quindi potrebbe poi andare a male, ma con questo evitiamo questo problema qua, anche perché si parla di un prosciutto che comunque sia a un certo costo, perché un prosciutto del genere vai a seconda del peso da 400 o quasi ai 600 euro, quindi è molto costoso. Senti, Sì, sì. si riesce a sentire proprio il sapore, se hai È vero, il sì. dolce, se hanno dei cattivi odori lo senti subito, Sì, lo stesso odore proprio quando lo affetti, Sì. quando lo mangi. però così, riesci a pessimo. averlo a prosciutto integro, capito? Questo grazie a questo tipo di osso, quindi è molto poroso e quindi trattiene gli odori. Regular day on the job. Prosciutto Bazzone can age for up to 5 years, depending on the breed of pig used. La cinta senese è quella che accumula grasso anche dentro la coscia in maniera più elevata, è quella che ti permette anche di avere stagionature molto più lunghe nel tempo, pur con pezzature più piccole. Mentre l'incroci è un prosciutto che non arriverà mai alla stagionatura, comunque sia, di un prosciutto di cinta proprio per questa particolarità, accumula grasso in maniera diversa. Una volta erano privilegiate le razze che accumulavano più grasso perché ti permettevano le stagionature più lunghe e poi ti permettevano di avere grasso e strutto, lo strutto da poter utilizzare per la conserva, per cucinare, quindi era un vantaggio. Oggigiorno, se è rovesciato il mondo, è uno svantaggio, perché il grasso è visto come uno scarto. Quindi più grassi sono, più sono Diciamo così, puoi spingerti a fare stagionature estreme anche. Noi Puoi abbiamo provato a anche fare anche gli 8 sperimentare. anni. Gli 8 anni il problema diventa sulle parti basse, quindi la parte della bazza, come si è detto, del mento e il fiocchettino qua, la rosetta. Essendo pezzi di carne molto bassa, tende a diventare molto coriacea, molto dura, mentre il pezzo del culatello, che sarebbe questo qua, è fenomenale. Il problema qual è? Che quando abbiamo provato abbiamo ottenuto da un punto di vista economico uno scarto esagerato e quindi di conseguenza un prezzo di cessione al pubblico troppo alto e non avrebbe mercato. Eccolo. Wow. E ha un buon strato di grasso nella parte un pochino più stretta. Come vedete si vede anche il grasso che sta struggendo e tira fuori un pochino di umidità. Come vedete c'è questa parte lunga, bazzone, perché la parte rifilata più lunga, la parte del grasso, come vedete qua. È molto stagionato, fate conto, quindi abbastanza, 5 anni di stagionatura. Wow, quindi quella parte lì è proprio Sì, la parte caratteristica. Sì. Quindi questa è la maniera tipica Sì, di degustazione del bazzone, giusto? Sì, Una tagliato bella al birra. coltello, la birra di farro della Garfagnana e panni di patate, fatto con le patate lessate, schiacciate e messe nell'impasto. Si sente
molto la nocciola nel grasso. Una nocciola che deriva poi dall'alimentazione, quindi castagne, perché viene dato un po' di farina di castagno in fondo. È la prima cosa si che ho... sente un po'. Sì, è la prima cosa che ho sentito proprio perché, vabbè, è dato il mostro da quella parte lì della bazza. Però si sente proprio questo grasso dolce. Poi la cosa che ha che ti rimane parecchio, il sapore è molto, ti dà anche un po' di salivazione in bocca perché è molto stagionato, quindi il sapore rimane persistente parecchio in bocca. Rispetto a un prosciutto lo mangi, sa di fresco, quelli di solito classici. Questi qui ti rimane parecchio in bocca, infatti si fa il pezzettino anche piccolo proprio perché una fetta intera sarebbe da mangiare abbastanza impegnativa, nel senso è meglio mangiare a pezzettini piccoli e si riesce a gustarlo meglio. Se lo mangi solo il magro, un pochino più molto forte, un sapore quasi affumicato un attimino. È vero, sì, sì. È affumicatura. Invece col grasso il bilancio diventa un equilibrio veramente perfetto. Un buon equilibrio, un ottimo equilibrio. E poi con la birra, questa qui di Farro, perché questa è una birra bianca, è una freschezza, un gusto floreale che col prosciutto ti sgrassa parecchio la bocca dalla parte bella grassa, anche dalla parte grassa, quindi ti pulisce, ti rende un pochino, sta benissimo, ecco, secondo me. Da assaggiare. Salute. Salute. David and Elso make no more than 150 bazzone hams each year. They also use other parts of the pig to make cold cuts like pancetta, guanciale, salami, and more. Poi è un prodotto estremamente particolare, cioè 50% di carne di manzo, 50% di carne di maiale e invece del vino ci viene messa la birra di farro, però è una birra zero, quindi senza glutine, quindi è molto profumato anche come, e tende a sbriciolarsi il salame come se fosse il salame fatto in casa una volta. Questa è la mondiola, è un salame tipico della Garfagnana. Viene fatto con il collo reale di suino, macinatura media, e viene messo all'interno l'alloro che dà il sapore alle carni nella stagionatura. Viene stagionata circa 30-40 giorni, è un salame tipico della nostra zona e si riconosce proprio per questa forma tondeggiante, quasi a chiocciola, che ricorda mondiola perché ricorda l'alloro, prende il nome dall'alloro e dalla forma tonda che ricorda quella del mondo. E è un salume che si identifica proprio univoco di questo territorio. Thank you so much for watching, and to show me that you made it to the end, comment below with the word chin in your language. I want to know, have you tried this prosciutto, if you have visited Tuscany before, or it's something that is now on your bucket list. It is definitely still in mine, even though I've tried it. I'm gonna come back and try it again. And this is such a beautiful part of the region. It's a bit of an unexplored part, kind of free from tourism. There is not that many tourists, and it's a region that has always been protected by the Alps, the Apon Alps behind me, and I hope it stays that way, but at the same time these local traditions are not lost and they are preserved, like we've seen today by these amazing local producers. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye bye.